Lezione 1. Garantire la qualità nel servizio clienti. Ho pensato a come possiamo garantire una qualità costante nel nostro servizio clienti. Questo è un argomento importante. Cosa suggerisci? Ritengo che la formazione del nostro team di assistenza clienti sia fondamentale. Assolutamente sì. Un allenamento adeguato può fare un'enorme differenza nelle prestazioni. Dovremmo sviluppare un programma di formazione completo. Sì, dovrebbe riguardare le capacità comunicative e le tecniche di problem solving. Queste sono competenze essenziali. Cos'altro dovremmo includere? Forse scenari di gioco di ruolo per mettere in pratica situazioni di vita reale. Ottima idea! Li aiuterà a sentirsi più preparati. E potremmo includere sessioni di feedback dei clienti per imparare dalle esperienze. Mi piace. IL Feedback può guidare i miglioramenti. Potremmo anche prendere in considerazione la formazione continua. Mantiene le competenze affinate. L'apprendimento continuo è fondamentale. Vogliamo che il nostro team cresca. Esatto, e dovremmo celebrare i loro successi. Celebrare il successo può risollevare il morale. Dipendenti felici portano clienti felici. Non potrei essere più d'accordo. Forse potremmo istituire un sistema di ricompense. Un sistema di premi motiverebbe il team a eccellere. Che tipo di ricompensa pensi che funzionerebbe meglio? Magari buoni regalo o tempo libero extra. Chi non ama prendersi una pausa? Sembrano perfetti. Si tratta di riconoscere il loro duro lavoro. Possiamo anche incoraggiare il lavoro di squadra attraverso sfide di gruppo. Sì, le sfide di squadra possono promuovere la collaborazione e creare spirito di squadra. Sono entusiasta di queste idee. Potrebbero trasformare il nostro servizio. Anch'io. Con un team ben preparato, possiamo superare le aspettative dei clienti. Presenteremo queste idee al prossimo incontro. Lezione 2. Capire le droghe. Ho imparato che esistono due tipi diversi di droghe. Davvero? Cosa sono? Esistono droghe legali e droghe illegali. Interessante. Quali sono alcuni esempi di droghe legali? I farmaci legali includono i medicinali prescritti dai medici e i farmaci da banco. Ha senso. E le droghe illegali? Le droghe illegali sono sostanze proibite dalla legge, come la cocaina o l'eroina. Possono essere molto pericolosi. E la marijuana? È legale ovunque? Varia. In alcuni posti è legale per uso ricreativo, mentre in altri no. È davvero complicato. Le leggi sembrano cambiare di frequente. Sì. È importante rimanere informati sulle leggi vigenti nella propria zona. Quali sono gli effetti di questi farmaci? Sono tutti dannosi? Non tutte le droghe legali sono dannose. Molte possono aiutare le persone a sentirsi meglio. Vero, ma possono anche essere usati in modo improprio. Esatto.
L'abuso di droghe legali può portare a seri problemi. E le droghe illegali possono avere effetti devastanti sulla salute. Giusto. È fondamentale comprendere i rischi coinvolti. Credo che l'istruzione sia fondamentale. Più sappiamo, migliori saranno le scelte che potremo fare. Assolutamente sì. La conoscenza ci permette di prendere decisioni consapevoli. Quindi, qual è il nostro obiettivo per questo incarico? Penso che dovremmo creare una presentazione informativa su entrambi i tipi di farmaci. Ottima idea! Possiamo includere statistiche, effetti e metodi di prevenzione. Sì. Questo lo renderà completo e coinvolgente. Vogliamo sottolineare l'importanza di chiedere aiuto quando necessario. Questo è fondamentale. Chiedere supporto è giusto. Non vedo l'ora di iniziare questo progetto. Anch'io. Insieme possiamo fare la differenza. Lezione 3. Riflessioni sul viaggio. Le foto del nostro viaggio sono perfette. Non vedo l'ora di recensirli insieme. Sì. Ogni foto mi riporta alla mente ricordi meravigliosi. A proposito di ricordi, buon lavoro per il viaggio, comunque. Grazie. Mi sono divertito tantissimo a esplorare nuovi posti. Sei stata un'organizzatrice eccellente. L'itinerario era perfetto. Lo apprezzo. Ho cercato di includere attività per tutti. E ci sei riuscito. Il mix di avventura e relax era perfetto. Sono felice che tu la pensi così. L'escursione è stata un momento clou per me. L'escursione è stata bellissima, ma ho quasi perso la scarpa nel fango. È stato un momento davvero emozionante. Ho pensato che forse avremmo dovuto lasciarcelo alle spalle. Ero pronto a sacrificarlo per il panorama. Per fortuna hai salvato la scarpa. Ma il panorama ne è valsa la pena. Assolutamente. Quel tramonto era mozzafiato. Non riesco ancora a credere che l'abbiamo preso giusto in tempo. È stato un lavoro di squadra. Eravamo una coppia fantastica per le escursioni. Dovremmo assolutamente fare più viaggi insieme. Sono d'accordo. La prossima volta esploriamo un paese diverso. Sì. Sto già sognando la nostra prossima avventura. E questa volta inizierò a pianificare l'itinerario. Oh, sarà interessante. Non vedo l'ora di leggere le tue idee. Aspettate di vedere la mia lista. Sarà piena di sorprese. Non vedo l'ora. Eccoci ai nostri prossimi viaggi. Lezione 4. L'importanza degli standard di sicurezza. Credo che questo incontro abbia davvero evidenziato la necessità che i governi stabiliscano degli standard di sicurezza. Assolutamente sì. Senza normative, i consumatori sono a rischio. Nessuna azienda vuole ritirare i propri prodotti o lasciarli non sicuri. È vero. I richiami possono essere costosi e danneggiare la reputazione di un'azienda. Esatto.
È nel loro interesse garantire qualità e sicurezza. Mi chiedo quante aziende diano effettivamente priorità alla sicurezza rispetto ai profitti. Varia, ma quelli che lo fanno spesso guadagnano la fiducia dei consumatori. La fiducia è essenziale per il successo a lungo termine. I clienti ricordano i marchi che si prendono cura di loro. Sì. Penso che i consumatori dovrebbero esigere trasparenza sulla sicurezza dei prodotti. I consumatori hanno il diritto di sapere cosa stanno acquistando. E i governi devono applicare normative severe per proteggere i cittadini. Sono d'accordo. È una questione di responsabilità. Durante l'incontro, qualcuno ha sottolineato l'importanza delle ispezioni regolari. Ispezioni regolari possono aiutare a individuare i problemi prima che diventino gravi. Esatto. Le misure proattive sono sempre migliori di quelle reattive. Apprezzo anche il ruolo dell'istruzione nel promuovere la consapevolezza della sicurezza. Sì. Educare sia le aziende che i consumatori crea un ambiente più sicuro. Immagina un mondo in cui la sicurezza è la priorità in ogni settore. Sarebbe l'ideale. Tutti meritano di sentirsi sicuri quando usano i prodotti. Credo che possiamo riuscirci con le giuste politiche e pratiche. Promuoviamo standard più sicuri nella nostra comunità. Lezione 5. Servizi dell'hotel. Sì, abbiamo una piscina coperta a disposizione degli ospiti. Perfetto! Adoro l'idea di poter nuotare indipendentemente dal meteo. Esatto. Quali sono gli orari di apertura della piscina? Credo che sia aperto dalle 7 alle 22. Abbiamo un sacco di tempo. Meraviglioso. Riesco già a immaginarmi rilassato in acqua dopo una lunga giornata. E possiamo goderci una nuotata prima di colazione. Che bel modo di iniziare la giornata. Sono d'accordo. Una nuotata mattutina sembra rinfrescante. Pensi che la piscina sarà affollata al mattino? Potrebbe essere affollato, ma possiamo andarci presto per evitare la ressa. Ottima idea. Imposterò la sveglia. Ne sarai felice. E poi, la luce del mattino è stupenda. Non vedo l'ora di scattare qualche foto in piscina. Assicuratevi di catturare l'attimo. Sarò il vostro fotografo. Ottimo. Spero che l'acqua sia abbastanza calda per una nuotata confortevole. Ho sentito dire che lo mantengono a una temperatura perfetta. Niente brividi. Questa è musica per le mie orecchie. Non mi piace l'acqua fredda. Anch'io. L'acqua calda rende il nuoto molto più piacevole. Dobbiamo mettere in valigia i costumi da bagno adesso? Sì. Prepariamoci per la nostra avventura in piscina. Non vedo l'ora. Un po' di divertimento in acqua è proprio quello che ci vuole. Assolutamente sì. Ecco come sfruttare al meglio il nostro soggiorno. Lezione 6. Accordi alberghieri. Ho una richiesta speciale riguardo alla mia camera. Qual è il numero della tua stanza? Sono nella stanza 305.
Spero che finora il vostro soggiorno sia stato piacevole. Sì, è incantevole. La vista dalla mia finestra è fantastica. È meraviglioso sentirlo. Qual è la tua richiesta? Vorrei organizzare asciugamani e cuscini extra. Certo, posso organizzarlo subito per te. Grazie. Apprezzo il tuo aiuto. C'è altro di cui hai bisogno durante il tuo soggiorno? Magari potresti consigliarmi un buon ristorante nelle vicinanze? Assolutamente sì. C'è un ottimo ristorante italiano a solo un isolato di distanza. Sembra perfetto. Adoro la cucina italiana. Non rimarrete delusi. La loro pasta è deliziosa. Devo provarlo. Avete altri suggerimenti? Se vi piacciono i dolci, qui troverete il miglior tiramisù della città. Tiramisù. Ora mi stai tentando. Non ho mai incontrato nessuno che sapesse resistere a un buon tiramisù. Di certo non posso. Dovrò lasciare spazio per il dessert. Ottima scelta! C'è altro in cui posso aiutarti? Penso che per ora sia tutto. Fantastico! Godetevi il vostro soggiorno e non esitate a chiedere assistenza. Grazie. Mi sento ben accudito qui. Questo è il nostro obiettivo. Vogliamo che ogni ospite si senta a suo agio. State facendo un lavoro eccellente. Consiglierò questo hotel ai miei amici. Lezione 7. Trovare la strada. Mi scusi, può aiutarmi a trovare la biblioteca? Certo, è proprio in fondo alla strada. Davvero? È fantastico saperlo. Sì, prosegui dritto e lo vedrai sulla tua sinistra. Grazie. Sono nuovo qui e devo ancora capire come strutturare il sito. Nessun problema. Ci siamo passati tutti. Perdersi fa parte dell'esperienza. Apprezzo il tuo aiuto. Non voglio perdermi la mia prima lezione. Capisco. Che classe hai? Ho un corso di letteratura. Voglio trovare dei libri prima che inizi. Sembra entusiasmante. Hai un autore preferito? Mi piace molto leggere le opere di Jane Austen. Ottima scelta. I suoi personaggi sono così comprensibili. Sì. Mi piace molto il modo in cui cattura le sfumature della società. Troverete molti dei suoi libri in biblioteca. Non vedo l'ora. Da quanto tempo sei qui? Sono qui da 2 anni. Ora questo campus mi fa sentire a casa. Questo è incoraggiante. Hai qualche consiglio per un principiante come me? Assolutamente. Iscriviti ai club. È un ottimo modo per conoscere gente. Lo terrò a mente. Voglio sfruttare al meglio il mio tempo qui. E non esitate a chiedere aiuto. Sono tutti gentili.
Grazie. Ora mi sento più a mio agio. Bene, ora vai a cercare quella biblioteca. Ti piacerà. Lo farò. Grazie per la tua gentilezza. Lezione 8. Preferenze del caffè. Prendi il caffè nero o con il latte? Preferisco solo un goccio di latte. Aggiunge una bella cremosità. Sembra delizioso. Di solito lo prendo nero. Davvero? Ti piacerà sicuramente forte. Certo che sì. Mi godo il sapore pieno senza distrazioni. Lo capisco. Lo bevi per la caffeina o per il sapore? Un po' di entrambi, a dire il vero. Il sapore è meraviglioso e la caffeina mi aiuta a svegliarmi. Mi sento così. Non riesco a vivere senza il mio caffè mattutino. Qual è il tuo tipo di caffè preferito? Adoro un buon cappuccino. La schiuma è semplicemente irresistibile. I cappuccini sono fantastici. Mi piace bere un espresso quando ho bisogno di una carica di energia veloce. L'espresso è intenso. È un caffè potente, anche in una tazzina piccola. Esatto. A volte ho bisogno di quella carica in più per affrontare la giornata. E i caffè aromatizzati? Ti concedi qualche sfizio? Ogni tanto. Un latte alla vaniglia è una bella coccola. Oh, sembra delizioso. Ne mangerei uno subito. Non dimentichiamoci dei sapori di stagione. La zucca speziata è un classico. Sono d'accordo. È come l'autunno in una tazza. Hai mai provato a preparare il caffè a casa? Sì, certo. Ma devo ammettere che spesso preferisco l'esperienza del bar. L'atmosfera e l'aroma esaltano l'esperienza del caffè. Assolutamente sì. E poi mi piace chiacchierare con il barista. A proposito, dovremmo ordinare il caffè adesso? Sì, concediamoci le nostre birre preferite. Ecco a voi una meravigliosa esperienza di caffè. Lezione 9. La vita dei cowboy. Sapevi che i cowboy possono guadagnare fino a $200 di salario? Davvero? Sembra una cifra ragionevole per l'epoca. Sì, ma spesso spariva rapidamente a causa dell'alcol, delle donne e del gioco d'azzardo. Ah, il classico stile di vita da cowboy. Sapevano proprio come divertirsi. Esatto. Me li immagino mentre festeggiano dopo una lunga transumanza. Ma che dire delle loro responsabilità? Non hanno risparmiato soldi? Questa è l'ironia. Lavoravano sodo, ma spesso spendevano tutto in una sola notte. Immagino che il brivido del gioco d'azzardo fosse troppo allettante. E il fascino del saloon. Era un luogo di ritrovo sociale per loro. Mi chiedo se si siano mai pentiti delle loro scelte. Immagino che qualcuno l'abbia fatto, ma l'eccitazione del momento era difficile da resistere. È affascinante come gli stili di vita siano cambiati da allora. Vero.
Oggigiorno abbiamo modi diversi di spendere i nostri soldi. Ma la tentazione di abbandonarsi al vizio rimane universale. Esatto. Che si tratti di fare shopping o di cenare fuori, a tutti noi piace concederci un piccolo sfizio. A proposito di dolcetti, qual è il tuo modo preferito di spendere i soldi? Mi piace provare nuovi ristoranti. Il cibo è il mio punto debole. Il cibo è un piacere che merita di essere gustato. Adoro esplorare nuove cucine. Forse dovremmo iniziare insieme un'avventura culinaria. Sembra un'idea geniale. Possiamo creare i nostri ricordi più divertenti. Promettimi solo che non lo passeremo tutto in una sola notte. Lezione 10. L'emozione dell'hockey. Di recente ho letto di una nuova lega di hockey. I suoi due obiettivi principali erano creare un campionato che offrisse l'hockey più divertente del Nord America. Sembra intrigante. Come intendono raggiungere questo obiettivo? Il loro obiettivo è concentrarsi su partite frenetiche e incontri con punteggi elevati. Ottima strategia. I fan amano l'adrenalina e l'azione. Esatto. Hanno anche in programma di incorporare regole innovative per mantenere il gioco sempre nuovo. Regole innovative? Tipo? Ad esempio, potrebbero introdurre un cronometro dei tiri per aumentare le opportunità di segnare. Un cronometro dei 24 secondi? Potrebbe davvero velocizzare il gioco. Sì. Incoraggerebbe le squadre a correre più rischi. Riesco già a immaginare i momenti emozionanti. Cos'altro hanno in mente? Vogliono migliorare l'esperienza dei tifosi sia nello stadio che a casa. Come intendono farlo? Stanno valutando l'idea di realizzare esperienze di realtà virtuale per far sì che i tifosi si sentano come se fossero sul ghiaccio. Sembra incredibile. Immagina di guardare la partita dal punto di vista del giocatore. Sarebbe rivoluzionario. I fan si sentirebbero più coinvolti nell'azione. Spero che ci riescano. Più l'hockey è divertente, meglio è. Sono d'accordo. L'hockey dovrebbe sempre essere sinonimo di emozioni e divertimento. Pensi che i campionati tradizionali si adatteranno per tenere il passo? Potrebbero doverlo fare. La concorrenza può stimolare l'innovazione. È vero, un po' di rivalità può portare a grandi miglioramenti. Speriamo per il meglio. Non vedo l'ora di vedere come si evolverà. Lezione 11. Shopping e pranzo. Non riesco a credere a quanti occhiali da sole abbiamo provato. Lo so, ma trovare il paio perfetto vale la pena. Esatto. Mi sento una celebrità con i miei nuovi occhiali da sole. Certo, ti stanno proprio bene. Pronti per pranzo? Assolutamente. Dopo tutto quello shopping, muoio di fame. Di cosa hai voglia? Che ne dici di qualche delizioso panino? Sembra perfetto. Mi mangerei volentieri un club sandwich adesso. Ecco un club sandwich. Vorrei tacchino e pancetta, per favore. Prenderò l'opzione vegetariana. Ho bisogno delle mie verdure.
Ottima scelta. Un po' di salute non ha mai fatto male a nessuno. E magari potremmo condividere una porzione di patatine fritte. Sì. Condividere e prendersi cura, soprattutto quando si tratta di patatine fritte. Adoro le patatine fritte. Sono l'accompagnamento perfetto per ogni pasto. Soprattutto con una buona salsa. Preferisci il ketchup o la maionese? Ketchup a volontà. È un classico. Preferisco la maionese. Aggiungi un tocco cremoso. Su questo possiamo concordare di non essere d'accordo. D'accordo. Ma possiamo entrambi goderci i nostri panini. A proposito di shopping, quali altri negozi vorresti visitare più tardi? Ho sentito dire che c'è una libreria fantastica qui vicino. Dovremmo andarci. Una libreria? Contatemi. Adoro curiosare tra i nuovi titoli. Anch'io. È un modo fantastico per trascorrere un pomeriggio. Dopo pranzo possiamo recarci lì. Perfetto. Godiamoci prima il nostro pasto. Lezione 12. Creatività culinaria. Credo che dovremmo concentrarci sulle tecniche e sulle guarnizioni dei nostri piatti. Ottima idea. Le guarnizioni giuste possono impreziosire qualsiasi piatto. Esatto. Può far sembrare un piatto semplice un piatto da gourmet. Che tipo di guarnizioni hai in mente? Forse fiori commestibili per un tocco di colore. Possono aggiungere eleganza. Fiori commestibili? Mi piacciono tantissimo. Faranno sicuramente colpo sui giudici. Possiamo usare anche i microgreens. Hanno un sapore delizioso e un aspetto raffinato. I microgreens sono perfetti. Sono di tendenza e aggiungono freschezza. E la presentazione? Dovremmo sistemare il piatto con cura. Assolutamente sì. Un piatto ben presentato può fare la differenza. Dovremmo prendere in considerazione anche diverse texture. Sì, un elemento croccante creerebbe un bel contrasto. Che ne dici di aggiungere un po' di frutta secca tostata sopra? Le noci tostate aggiungerebbero croccantezza e sapore. Ottima idea. Non vedo l'ora di vedere come andrà a finire. Anch'io. Il nostro piatto avrà un aspetto e un sapore fantastici. E dovremmo mettere in pratica le nostre tecniche di impiattamento prima della gara. Sono d'accordo. La pratica rende perfetti, soprattutto nel mondo culinario. Ti ricordi l'ultima volta che abbiamo cucinato insieme? Sì, abbiamo quasi dato fuoco alla cucina con quel flambé. È stata una bella avventura. Credo che da allora siamo migliorati. Certamente. Questa volta stupiremo tutti con le nostre abilità. Mettiamoci al lavoro e creiamo qualcosa di spettacolare. Lezione 13. La pausa caffè. Vogliamo prendere anche noi un caffè? Sì, stiamo finendo. Faccio fatica a tenere gli occhi aperti. Il caffè è essenziale per la produttività. Come lo prendi?
Io lo preferisco con un goccio di panna. Lo rende più cremoso. Mi piace il mio nero. Mi piace il sapore puro. Caffè nero? Devi essere un purista del caffè. Forse. Ma apprezzo il sapore senza distrazioni. Lo ammiro. Ho bisogno di un po' di crema per illuminare la mia mattinata. Giusto. Qual è la tua caffetteria preferita? In fondo alla strada c'è un delizioso bar che serve i migliori caffè latte. Il latte macchiato è delizioso. Adoro anche un buon cappuccino. Dovremmo provare quel bar insieme qualche volta. Sono d'accordo. Una pausa caffè sembra perfetta. Cosa pensi che dovremmo ordinare per il nostro progetto? Magari qualche pasticcino da accompagnare al caffè. I pasticcini sarebbero una delizia. Adoro i croissant al cioccolato. I croissant al cioccolato sono deliziosi. Si sposano perfettamente con il caffè. Pianifichiamo di prendere un caffè e dei pasticcini dopo questo incontro. Sì. Questo ci terrà alto il morale mentre lavoriamo. Sento già l'odore del caffè. Mi chiama. Concludiamo velocemente così possiamo concederci un momento di relax. Lezione 14. Prendersi cura del nostro pianeta. Prendersi cura del nostro pianeta è molto importante, soprattutto adesso. Sono d'accordo. Voglio avere un impatto positivo in ogni modo possibile. Che bella mentalità! Che idee hai in mente? Penso che dovremmo iniziare riducendo l'uso della plastica. Assolutamente sì. L'inquinamento da plastica è un problema enorme. Possiamo utilizzare borse e contenitori riutilizzabili al posto della plastica monouso. Sì. Porto sempre con me la mia bottiglia d'acqua riutilizzabile. È una mossa intelligente. Aiuta a ridurre significativamente gli sprechi. E il compostaggio? È un modo fantastico per gestire gli scarti alimentari. Ottima idea! Il compostaggio arricchisce il terreno e riduce i rifiuti in discarica. Inoltre, può aiutare i nostri giardini a prosperare. Adoro il giardinaggio. È un modo meraviglioso per entrare in contatto con la natura. A proposito di natura, dovremmo organizzare una giornata di pulizia nel parco. È un'idea fantastica. Molte mani rendono il lavoro più leggero. Possiamo invitare amici e parenti a unirsi a noi. E possiamo creare attività divertenti per renderlo piacevole. Forse potremmo fare un picnic dopo come ricompensa. Perfetto! Un parco pulito e del buon cibo sono una combinazione vincente. Diffondiamo la notizia e incoraggiamo gli altri a unirsi alla nostra causa. Sì, più persone sono coinvolte, maggiore sarà l'impatto che potremo avere. Insieme possiamo ispirare un cambiamento positivo nella nostra comunità. Lezione 15. Un progetto storico. Sapevi che con la sua idea, Rockefeller accettò di finanziare questo progetto a partire dal 1926? Davvero? È affascinante. A quale progetto ti riferisci?
Si trattava del restauro di alcuni vecchi edifici della città. Ah, ne ho sentito parlare. Qual era lo scopo del restauro? L'obiettivo era preservare l'architettura storica e promuovere il patrimonio culturale. Questa è una causa nobile. Gli edifici antichi raccontano storie così importanti. Esatto. Ci collegano al nostro passato e riflettono la nostra storia. Adoro il modo in cui l'architettura può rappresentare epoche e stili diversi. Sì. È come camminare in una capsula del tempo. Quali edifici specifici sono stati restaurati? Diverse strutture iconiche, tra cui il vecchio teatro e la biblioteca. Il teatro deve avere un sacco di carattere. Posso solo immaginare gli spettacoli che ha ospitato. Proprio così. Alcuni attori famosi hanno calcato quel palcoscenico nel suo periodo di massimo splendore. Ora mi sento ispirato a scoprire di più sulla sua storia. Anch'io. Dovremmo visitare insieme i siti restaurati. Sembra un'avventura divertente. Imparare può essere piacevole. E possiamo scattare foto per documentare il nostro viaggio. Sì, adoro catturare i ricordi, soprattutto quelli dei luoghi più belli. Pianifichiamo un'escursione per esplorare uno di questi edifici questo fine settimana. Assolutamente sì. Non vedo l'ora di scoprire le storie che si celano dietro. Un brindisi alla storia e alle persone che la preservano. Lezione 16. La lotta per la libertà. È sorprendente scoprire le condizioni brutali in alcuni luoghi. Sì, le condizioni degli schiavi africani erano orribili e disumane. Nonostante queste sofferenze, molti riuscirono a ribellarsi ai proprietari delle piantagioni. Questa è una testimonianza della loro forza e del loro coraggio. Assolutamente. Le rivolte furono significativi atti di sfida. Ho letto della rivoluzione hautiana. È stata una delle prime rivolte vittoriose. Sì. Ha ispirato molte altre persone in tutto il mondo. È incredibile come questi coraggiosi individui abbiano lottato per la loro libertà. Tuttavia, le conseguenze erano spesso gravi per coloro che osavano resistere. Vero, molti hanno dovuto affrontare punizioni brutali o addirittura la morte. È straziante pensare ai sacrifici che hanno fatto. Eppure la loro eredità continua a vivere, ricordandoci l'importanza della libertà. Dobbiamo onorare la loro lotta e continuare a batterci per la giustizia. Sì, conoscere queste storie è essenziale per comprendere il mondo di oggi. Come possiamo contribuire a questa conversazione? Possiamo condividere ciò che impariamo e incoraggiare gli altri ad approfondire questa storia. Forse potremmo organizzare un gruppo di discussione sull'argomento. Sembra un'idea fantastica. Coinvolgere gli altri è fondamentale per il cambiamento. Insieme possiamo garantire che queste storie non vengano dimenticate.